L'Inter sta monitorando il calciomercato perché a gennaio c'è davvero la possibilità di andare a piazzare almeno un acquisto con cui rinforzare la squadra a disposizione di Christian Chivu, e questo mese quindi di partite che ci aspetta subito dopo la sosta di novembre sarà un mese veramente decisivo per andare a delineare alcune situazioni e decifrare ancora meglio alcune situazioni che sono sotto osservazione all'Inter, e di conseguenza poi procedere sul mercato all'acquisto di quel giocatore giusto per completare le caratteristiche di questa rosa. In estate è mancato probabilmente l'acquisto di un difensore aggiuntivo anche più giovane per poter lavorare anche in ottica futura. A centrocampo soprattutto è arrivato Diouf, che al momento è indietro, è stato scelto Diouf piuttosto che invece un centrocampista più interditore come invece Chivu voleva e si aspettava. Ecco, secondo molti quindi almeno una di queste due saranno esigenze prioritarie che torneranno d'attualità nel mercato di gennaio come priorità appunto per il mercato invernale. Ma le ultime indicazioni che sono emerse mi invitano a sottoporvi una riflessione e a tenere sotto osservazione anche degli scenari di mercato che stanno cambiando per l'Inter, che potrebbe cambiare piano, potrebbe cambiare strategia, perché stanno cambiando forse anche le esigenze. Allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui ne approfittiamo anche per fare un punto della situazione con le principali notizie del momento, condensando tutto in pochi minuti. E quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, e vi ricordo il club di Passione Inter, trovate il QR code qua su in alto, eccolo, dove potete scannerizzare con il telefono per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo, dove tra l'altro lunedì sera, nell'ultima chiamata del lunedì sera, abbiamo fatto anche una bella analisi su dei dati molto interessanti su Sommer, sui portieri e sul gioco dell'Inter. Quindi il club di Passione Inter è molto più che una community, quindi vi aspetto lì. Cosa sta succedendo allora all'Inter? Quali sono anche i giocatori, tra virgolette, sotto osservazione? Partiamo da qui, partiamo in particolar modo dalla difesa, dove evidentemente Palacios dovrebbe essere ceduto a gennaio, forse in prestito, e Palacios questa partenza diciamo che libera uno slot virtuale, visto che fin qua è stato ben poco impiegato. Diverso invece il discorso per altri giocatori, soprattutto un po' più avanti nel campo, come a partire dallo stesso Diouf che avevo citato prima, che è indietro a detta anche di Christian Chivu, un giocatore che qualcuno ha ipotizzato potesse partire anche in prestito. In realtà Diouf, avendo già giocato 90 minuti con il Lens e 26 minuti con l'Inter in campionato, non può andare in prestito in una terza squadra, a meno che non vada in un campionato tipo Norvegia o Sud America, dove i campionati si giocano sull'anno solare anziché da agosto a maggio sostanzialmente. Però ecco, gli scenari al momento quindi sarebbero: o resta all'Inter, come sembra più probabile, ma dovrà crescere sicuramente, o va in prestito all'Ansa, squadra in cui ha già giocato a inizio stagione, oppure ci credo poco che possa andare in un club così esotico, diciamo così, a meno che non si decida di venderlo subito a gennaio, ma mi sembra francamente difficile. Quindi bisognerà trovare il modo di integrare Diouf in queste settimane e di farlo crescere alle spalle di un centrocampo dove il tema forse è legato soprattutto a Davide Frattesi, che diciamo che è un discorso che torna puntualmente ad ogni sessione di mercato, e se Frattesi non reagisce ancora una volta a gennaio sicuramente si ripresenterà anche questo tema, che si lega anche al tema delle gerarchie nel ruolo di mezzala sostanzialmente, perché al momento il tema è soprattutto la sostituzione di Mkhitaryan che ha aperto ad un ballottaggio tra Sucic e Zelinski, che se la giocano al 50-50 in questo preciso istante, forse Sucic 51 e Zelinski 49, mia impressione, però Zelinski mi ha ridato dei buoni segnali e mi è dispiaciuto molto per il gol annullato contro la Lazio, perché lo avrebbe acceso ancora di più e sarei stato felice, ecco, di veder crescere così Zelinski con un gol che gli avrebbe dato fiducia. C'è poi la questione Luis Enrique, però, in modo particolare, che per me è in questo momento il vero problema dello scorso mercato, per quanto non si sta vedendo fino ad ora. Quindi il vero problema, tanti dicono di Uff più Luis Enrique, è vero, ma è soprattutto Luis Enrique secondo me il problema, perché all'Inter, ecco, parlare di problemi per quanto riguarda il gioco offensivo e la costruzione di gioco è veramente, ecco, sembra un po' esagerato considerando la fatica che fanno le altre, mentre l'Inter continua a segnare e ha il miglior attacco, tra i migliori attacchi in circolazione sicuramente. Però in questo momento l'Inter a me dà proprio l'impressione di una squadra che stia girando forse con un cilindro in meno nell'ultima fase, perché
a destra in modo particolare, Akanji si spinge un pochino meno rispetto a Bastoni. È vero che c'è poi Barella che sopperisce un po', che insieme a Di Marco è tra i giocatori che in Serie A stanno creando più occasioni offensive, quindi Barella si sta facendo carico anche dei compiti di costruzione e dei compiti, diciamo, di creazione di pericoli della corsia destra, dove però c'è un Dumfries che è in flessione per un paio di motivi in primis. Il primo è che, vabbè, con i piedi Dumfries ha sempre fatto fatica, mi dà l'idea che lo si stia sfruttando, diciamo in una maniera che potrebbe essere ottimizzata, ecco. In questo momento affrontiamo tante squadre chiuse, anziché continuare a chiedere a lui di fare cose che non ha mai fatto, come il dribbling, saltare l'uomo e cross con qualità, magari sfruttarlo di più come terzo attaccante, come veniva fatta anche l'anno scorso, potrebbe essere una soluzione ideale, anche per sfruttare l'ottima, corsia sinistra dove Bastoni e Di Marco continuano a generare grandissime occasioni, ma questo tema si lega anche al secondo motivo per cui Dumfries è un po' in flessione in questo momento, perché manca effettivamente un vero ricambio in quel ruolo. Darmian è fuori per infortunio, Luis Enrique appunto non convince e quindi è stato provato anche Carlos Augusto. Secondo me Carlos Augusto è stato provato solo perché si sono uniti questi fattori, questa serie di fattori che vi dicevo. Non so francamente se sarà un esperimento che verrà ripetuto, se diventerà effettivamente il ruolo di Carlos Augusto, nonostante abbia fatto vedere cose interessanti. Dicevo ieri, mi ha ridato qualche vibrazione un po' alla Ivan Perisic giocando da quella parte, perché mi è piaciuto il fatto che sia entrato con forza usando il destro in modo che potesse essere più imprevedibile, perché può andare sia al cross sul fondo ma può anche rientrare più al centro sul suo piede forte, che è il mancino. Carlos Augusto in questo senso sembra un po' il nuovo Darmian, come Darmian era il nuovo D'Ambrosio ad un livello più alto, con tutto rispetto per D'Ambrosio, però ecco, giocatori che così duttili fanno sicuramente benissimo alle grandi squadre, sono estremamente utili e anche per questo l'Inter sta arrivando all'accordo per il rinnovo del contratto con un aumento dell'ingaggio. Però ecco, Carlos Augusto è il vice di Bastoni, è il vice di Marco e fa pure il vice di Dumfries. Luis Enrique a quel punto potrebbe andare a sinistra perché al Marsiglia ha fatto vedere le cose migliori facendo a sinistra l'ala con il piede invertito, rientrando sul destro. A me questa cosa convince poco, perché avere il quinto a piede invertito significa andare anche intanto a perdere dei tempi di gioco, secondo me, lo abbiamo visto in più di un'occasione, ma soprattutto vai a sconvolgere l'equilibrio della corsia sinistra, della catena di sinistra, che è il vero grande punto di forza di questa Inter. Bastoni più Di Marco, la combinazione, ma anche con Carlos Augusto più Di Marco, o le varie combinazioni, sono il grande punto di forza dell'Inter. E Luis Enrique, con tutto rispetto, non mi ha dato l'idea di essere un giocatore per cui andrei a cambiare la parte più forte dell'Inter e le combinazioni più forti dell'Inter. Quindi io penso che in questa sosta Luis Enrique dovrà far vedere qualcosa, dovrà crescere alla corte di Chivu, e dopo la sosta, nel frattempo, se non sarà cresciuto Luis Enrique, Darmian al rientro dall'infortunio andrà a prendersi di nuovo il ruolo di vice Dumfries, con tutti i dubbi che ci lascia Darmian da quinto, nel senso che è un ruolo che può fare, può riempire con ordine, ma non te lo può più fare, secondo me, come valore aggiunto in un reparto dove invece tante squadre utilizzano spesso i cambi anche per cambiare le partite, per decidere le partite nei finali. Ecco, Darmian te lo può fare un po' meno, secondo me, in questa parte della sua carriera. E quindi, tornando al mercato, l'Inter sta valutando, ha un budget a disposizione, l'abbiamo detto più volte, soprattutto se dovessi continuare ad andare bene in Champions, magari si possono aprire anche degli scenari, degli spiragli differenti, però ci saranno sicuramente le valutazioni per capire se si può arrivare ad un nuovo difensore da aggiungere alla rosa, si valuterà magari se si muove Frattesi, se esce Frattesi, qualcosa a centrocampo, occhio magari a qualcosa lì, però attenzione secondo me soprattutto quindi all'esterno, la situazione sugli esterni, dove dei giocatori che ti possono dare forze fresche, determinare le partite anche con caratteristiche differenti. L'Inter negli ultimi anni ha cercato di prenderli, e quindi di nuovo attenzione alla sessione di gennaio in cui già qualche voce circola, c'è chi ha parlato di Dodò della Fiorentina, all'Inter ne abbiamo parlato più volte negli anni, è sempre piaciuto Holm, che però è partito piuttosto forte col Bologna quest'anno e di sicuro non te lo vende a gennaio, o almeno non a condizioni, ecco, agevoli. Attenzione invece, questo sì, a Norton Caffey del Genoa, un
un club con cui l'Inter ha un canale aperto di fatto, è seguito dall'agenzia con cui lavora anche Di Marco, quindi i rapporti con l'Inter ci sono e in generale quindi è uno scenario da tenere sotto osservazione con un giocatore che è arrivato dall'Inghilterra al Genoa l'anno scorso sotto la supervisione di diversi big, cioè Norton Caffey si sapeva che è un buon giocatore, le big però non avevano subito lo spazio da dargli di cui aveva bisogno per imporsi, lui che è un classe 2004, quindi 21 anni, andava testato con continuità e al Genoa ha trovato l'ambiente ideale per valorizzarsi nonostante l'avvio di stagione difficile adesso con Vieira, però ha già fatto vedere di essere un giocatore che potrebbe fare un salto di qualità, darebbe all'Inter anche caratteristiche diverse, occhio quindi a questo possibile scenario. Intanto a proposito di Inghilterra e a proposito di altre notizie di mercato, c'è chi ha lanciato per l'Inter e non solo il nome di Nathan Ake, difensore trentenne olandese del Manchester City, che potrebbe uscire già a gennaio, un difensore mancino, quindi tapperebbe una bella falla non da poco tra centrale e terzo di sinistra. Mi sembra francamente difficile al momento una voce inglese, vediamo se ci sarà qualcosa. Sembra un po' più un accostamento legato al fatto che è olandese, ha la stessa agenzia di Akanji e di Dumfries e quindi potrebbe esserci qualche legame. È connazionale di Stefan De Vrij, che però a differenza sua non è stato convocato adesso dalla nazionale olandese, e vi riporto anche a proposito di convocati l'elenco dei giocatori interisti che saranno impegnati in questa sosta, con Barella, Bastoni Di Marco, Pio Esposito e Frattesi che giocheranno con l'Italia contro la Moldavia giovedì e contro la Norvegia domenica. Vedremo se saranno poco più di amichevoli in base anche a quello che fa la Norvegia. L'Argentina con Lautaro Martinez, c'è stato questo caso con i vaccini che hanno bloccato alcuni giocatori dell'Atletico Madrid che non saranno convocati all'Argentina, mentre Lautaro ci sarà e giocherà in Angola il 14 novembre, venerdì. Fortunatamente a venerdì ci sarà una sola partita, dovrebbe rientrare già ad inizio settimana a disposizione a Milano e questo è un bene. Sucic con la Croazia giocherà l'ultima partita lunedì sera, come l'Olanda di Denzel Dumfries, che avrà lo stesso 2 partite sempre di qualificazione al mondiale. Anche Zelinski 2 partite di qualificazione al mondiale contro l'Olanda stessa e contro Malta. E poi la Svizzera di Akanji con 2 partite, di cui l'ultima martedì 18 purtroppo, però diciamo che fortunatamente non giocherà troppo lontano, però Akanji sarà tra gli ultimi a rientrare, come di consueto capita anche con Hakan Çalhanoğlu, che giocherà martedì sera, fortunatamente però soltanto a Siviglia, quindi anche lui non avrà un rientro troppo traumatico, in vista di un derby in cui si apre anche il tema del difensore centrale e non solo. Poi dalla prossima settimana chiaramente porteremo più contenuti in ottica derby e in ottica anche formazioni e della partita che possiamo aspettarci, però ecco, tra i convocati, come avete visto, non ci sono Acerbi, Bissek e De Vrij. Tutti e tre i difensori non sono stati convocati dalle rispettive nazionali per motivi ognuno differenti, e quindi saranno 2 settimane in cui ad Appiano si sfideranno per prendersi il posto da titolare, anche sulla base delle caratteristiche che mettono a disposizione, non solo di chi sta meglio, ma anche per quello che possono fare, perché Chivu sembra orientato, da quello che ci ha detto anche a parole, a scegliere sempre più giocatori in base alle caratteristiche che servono per il suo gioco. E quindi attenzione, perché contro un Milan che ritrova un Pulisic, giocatore uno dei più determinanti in Serie A in questo momento, fino all'infortunio sicuramente, e un attacco che possono andare anche, diciamo così, in velocità, soprattutto in campo aperto, potrebbe aprire degli spiragli magari per un ritorno al primo minuto di Bissek al centro che andrebbe a sfidare Leao. Sarebbe un po' rischioso dal punto di vista della concentrazione, però forse gli esperimenti che ha fatto Chivu fin qua potrebbero essere proprio finalizzati anche a quell'obiettivo lì di contenere Leao, e vedremo un po' su chi ricadrà la scelta, ma ci saranno 2 settimane per parlarne e per decifrare il tutto. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto nei commenti, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrizione al canale, vi aspetto poi nel club, dove in questa sosta faremo un bel po' di analisi e di approfondimenti con dati, tattica e non soltanto. Nel frattempo trovate un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.